Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, il Busino di Anna. Oggi faremo questo bellissimo cestino natalizio, ideale come portapanettone o portacaramelle, portapane per addobbare la nostra tavola natalizia. Molto semplice da realizzare, pochi materiali, una base di 15 cm e della fettuccia riciclata e fettuccia metallizzata. Eccolo qui. Adesso passiamo ai materiali che ci occorrono, ma prima di passare ai materiali vi ricordo di iscrivervi al mio canale, mettere un like, commentare se il progetto vi è piaciuto, azionate la campanella delle notifiche. Adesso passiamo al video tutorial e ai materiali che ci occorrono per realizzarlo. Eccoci con i materiali che ci occorrono per realizzare il nostro cestino natalizio. Ci occorre della fettuccia in cotone riciclata, ce ne occorre 200 grammi, poi ci occorre della fettuccia effetto seta e leggermente elastica e ce ne servono 80 grammi. Poi ci serve una base in legno 15 cm di diametro e spessa 6 mm, forata. Ci occorre un uncinetto numero 8 e un uncinetto numero 3, l'ago da fettuccia e delle forbici. Passiamo al video tutorial. Iniziamo il nostro tutorial con la base, la fettuccia, gli uncinetti. La fettuccia che ho io è molto sottile, vedete quanto è sottile? Quindi se io la vado a riempire con solo un filo, cioè con un filo soltanto, la base verrà bruttina. Invece lavorandola con due, lavorata a doppia, verrà molto meglio. Essendo rotonda dobbiamo andare a fare qualche aumento. Dove lo posizioniamo questi aumenti? Siccome i fori sono molto vicini, sono 32 fori, io faccio soltanto 4 aumenti perché mettendola in due diventa spessa, quindi non c'è motivo di andare a fare molti aumenti, se no si apre poi il cestino. Quindi facciamo solamente 4 aumenti e li facciamo uno, ad esempio lo facciamo qua e lo segniamo e contiamo 1 2 3 4 5 6 e 7. Un altro lo facciamo qua, 1 2 3 4 5 6 e 7. Un altro lo facciamo qua, 1 2 3 4 5 6 e 7. Un altro lo facciamo qua. Se voi avete una fettuccia più spessa non c'è motivo intanto di metterla in due, perché basta un filo soltanto, ma deve essere bella consistente lo spessore. Perché se lo fate solo con un filo non viene rigido il cestino, ma non verrà mai rigido, quindi ha bisogno di spessore la fettuccia per rimanere rigida. Siccome mi è arrivata questa fettuccia così sottile, io risolvo mettendola in due. Quindi iniziamo a lavorare su questo punto. Prendo l'uncinetto più piccolo e aggancio la fettuccia così, in questo modo. Aggancio e la porto fuori. Ok, e abbiamo tutte e due le asoline della fettuccia, quindi abbiamo così, prendiamo i due cessi e li mettiamo così, li incrociamo dietro. Adesso prendiamo l'uncinetto più grande, il numero 8, e facciamo il primo punto e ci siamo agganciati alla base. Adesso qui lo andiamo a finire, qui ci va l'aumento, giusto? Ma io lo finirò quando finirò il giro, cioè farò l'aumento quando finirò il giro, perché il punto
viene molto meglio. E comincio a riempire ogni foro, allentiamo la fettuccia sull'uncinetto, non lavoriamo azzeccati come dico io. Allora agganciamo la fettuccia e andiamo a lavorare il primo punto basso, così, vedete? Andiamo nel prossimo, nel frattempo sotto c'è l'eccesso che vado nascondendo sotto i punti, quindi aggancio e tiro fuori, allento un po' sull'uncinetto l'asola che ho e faccio il secondo punto e farò così fino a questo punto dove c'è l'aumento. Andiamo a riempire con un solo punto basso questi fori finché non arriviamo qui. Ho fatto tutti i punti bassi e sono arrivata dove devo fare l'aumento, dove è segnato. Aggancio e tiro fuori, allento il punto sull'uncinetto e faccio il punto. Adesso rientro nello stesso foro e porto fuori così. Il primo giro è un po' più complicato con la base in legno perché è rigido e viene male a fare i punti, però con un po' di pazienza si ci riesce. E andiamo avanti facendo. Adesso abbiamo fatto l'aumento, vedete, 2 punti nello stesso punto e andiamo avanti con i punti bassi, un punto su ogni foro e facciamo tutto il giro, però facendo gli aumenti dov'è che abbiamo segnato. Arriviamo qui e vediamo come chiudere il giro. Adesso siamo alla fine del giro, come vedete ho fatto gli aumenti nei 3 punti che avevo segnato. Adesso dobbiamo fare l'ultimo aumento che è nel primo punto che avevo fatto all'inizio. Quindi cosa faccio? Entro nel punto così ed esco fuori la fettuccia, aggancio e faccio il punto basso così. Adesso tagliamo in questo modo. Alcuni di voi mi hanno chiesto perché ad ogni giro taglio ad ogni giro, perché se io devo fare adesso l'altro giro che sia dei punti bassi che sia dei punti bassissimi, qui si creerebbe uno scalino molto brutto e non mi piace. Deve essere lo stesso punto per tutto il giro. Infatti cosa faccio? Chiudo in questo modo, vado dietro nel punto, nel primo punto, così prendendo tutto il punto in questo modo, aggancio la fettuccia e la esco fuori in questo modo, vedete? Adesso entro nell'ultimo punto che ho fatto in costa e aggancio qui, aggancio e porto fuori. Vedete, non si vede nulla, sono uguali. Invece se io non chiudo non taglio, scusate, non taglio e vado a fare per salire e fare il primo punto, qualsiasi punto, si forma uno scalino un po' antiestetico. Invece in questo modo viene perfetto. Vado a nascondere gli eccessi, lo potete fare sia con l'uncinetto più piccolo che con l'ago da fettuccia. In questo momento lo sto facendo con e vado a nascondere nei punti che ci sono dietro, entrando,
aggancio la fettuccia così e porto fuori e vado a nascondere ancora per qualche altro punto. Adesso che la base è pronta, andiamo a fare su ogni punto un punto bassissimo. Entro in un punto qualsiasi, agganciamo la fettuccia così, in questo modo la usciamo dal punto così. Adesso sempre incrocio di fili dietro e vado nell'altro punto allungandomi finché non arrivo all'altro punto. Non lavoro così, ma allungo il punto, quindi entro nel punto e porto fuori, allungo in questo modo. Devono essere uguali sull'uncinetto, tirati alla stessa altezza, come vedete, e faccio il punto bassissimo. Vado nel prossimo, vedete, vado così nel prossimo, non così, ripeto, allungo e vado nel prossimo, aggancio la fettuccia e faccio il punto bassissimo e lo faccio per tutto il giro finché non arriviamo qui sul penultimo punto. Ho fatto tutto il giro di punti bassissimi, sono nel penultimo punto, ancora devo fare questo punto. Ok, adesso tagliamo così, usciamo il filato dal punto, prendiamo l'ago da fettuccia e andiamo a chiudere in maniera invisibile. Entriamo da qui, facciamo al contrario che viene meglio così, ed entriamo in costa nell'ultimo punto così. Aggiustiamolo un po'. Ok, adesso andiamo qui, qui dietro, entriamo così e andiamo a nascondere l'eccesso, lo nascondiamo nel lavoro sottostante qui in questi punti, e anche questo facciamo la stessa identica cosa. Eccoci qua, la base è pronta per andare ad alzare il cestino. Come vedete sono tutti punti uguali. Ok, andiamo a lavorare su ogni punto bassissimo. Agganciamo la fettuccia, prima entriamo nel punto bassissimo come vedete e agganciamo la fettuccia così, mettiamo i fili in questo modo e facciamo il primo punto, vedete, andiamo nel secondo punto bassissimo e usciamo, facciamo il punto basso. Nel frattempo nascondiamo l'eccesso di filo, allentiamo un po' sempre sull'uncinetto, le asole che abbiamo sull'uncinetto, entriamo ed usciamo il punto basso, vedete? Perfetto, adesso su ogni punto andremo a fare un punto basso. Ok, questi qua li possiamo tagliare perché
non ci serve più. Ok, adesso su ogni punto faremo un punto basso finché non arriviamo qui. Ho fatto tutto il giro di punti bassi, vedete. Adesso andiamo a chiudere alzando l'asola sull'uncinetto, dobbiamo andare a chiudere il primo giro, entriamo sul primo punto, agganciamo l'asola e tiriamo, portiamo indietro, entriamo nel punto però centrato, vedete, questo è il primo punto, questo, quindi dobbiamo entrare qui quando facciamo il punto centrato, quindi portiamo fuori, ve lo faccio rivedere, tiriamo un po' così ed entriamo nel primo punto, al centro del primo punto, qui prendiamo la fettuccia, agganciamo e portiamo fuori così, agganciamo l'asola che c'è dietro, carichiamo il filo e facciamo il primo punto, vedete, così. Poi andiamo nel secondo punto e facciamo il punto basso e così per tutti i punti, centrato sempre. Ok, e questo è il secondo giro, lo facciamo tutto e poi facciamo un altro giro di punti bassi. In totale i giri di punti bassi devono essere 3 e ad ogni giro si chiude. Abbiamo finito i 3 giri, sono nell'ultimo punto. Adesso andiamo ad inserire la fettuccia, questa dorata, e la metto sempre in 2, così viene quanto lo spessore della fettuccia, che se lo metto a 1 non è abbastanza, quindi per essere uguali li dobbiamo mettere anche questi doppi. Quindi facciamo così, la mettiamo sul nostro dito, a cavallo sul nostro dito, andiamo ad alzare l'asola che abbiamo, le asole che abbiamo sull'uncinetto, andiamo nel primo punto, qui entriamo, agganciamo e portiamo dietro. Adesso entriamo nel punto, nel primo punto centrato sempre, andiamo dietro così, in questo modo. La fettuccia la lasciamo così perché ci servirà nel prossimo giro. Dopo questo dorato andremo a fare un altro giro di punti bassi colore rosso, quindi lo lasciamo qui perché ci servirà. Quindi agganciamo la fettuccia dorata così e la usciamo dal punto, così, in questo modo, piano piano, e agganciamo la solina dietro così. Adesso questi gli eccessi li mettiamo così momentaneamente e andiamo a lavorare il primo punto. Vedete, abbiamo cambiato colore. Adesso andiamo nel secondo punto e facciamo il punto basso e nel frattempo stiamo nascondendo l'eccesso e faremo tutti i punti bassi, sempre allentando il punto sull'uncinetto, se no il giro vi viene più stretto, quindi lavorate morbidi e facciamo il giro. Su ogni punto facciamo un punto basso e facciamo tutto il giro così, in questo modo. Fatto tutto il giro con la fettuccia dorata, adesso chiudiamo il giro, alziamo l'asola sull'uncinetto, entriamo nel primo punto
in questo modo, così agganciamo e portiamo indietro in questo modo, così. Adesso entriamo nel primo punto, che è questo, mettiamo la fettuccia dorata così, in questo modo, e prendiamo quella rossa che abbiamo lasciato nel giro precedente, agganciamo e la portiamo fuori, così agganciamo le asoline dietro e usciamo il primo punto. Adesso facciamo tutti i punti bassi su ogni punto e nascondiamo questo eccesso di filo. Su ogni punto faremo un punto basso, tiriamo la fettuccia e tagliamo. Momentaneamente non ci serve più. Ok, adesso facciamo tutto il giro di punti bassi e ne facciamo 2 di giri. Questo è un altro, ogni qualvolta, ogni giro andiamo a chiudere il fatti giro. 2 giri di punti bassi. Adesso alziamo l'asola, entriamo nel primo punto, agganciamo e portiamo dietro, accorciamo un po', così, perfetto. Mettiamo l'eccesso da questa parte, così, entriamo nel punto centrato, vedete, qui, e riprendiamo il dorato, la fettuccia dorata, portiamo fuori gli eccessi, li mettiamo così, ok, a posto, e riprendiamo le asoline che ci sono dietro, così agganciamo il dorato e facciamo il primo punto fatto, e facciamo un giro di punti bassi su ogni punto, così, in questo modo. Tiriamo un po', così aggiustiamo tutto sotto, facciamo qualche altro punto e poi tagliamo sti eccessi. Ok, tagliamo. Perfetto, andiamo avanti sempre con punti bassi. La fettuccia deve venire tutta da un lato. Ok, facciamo tutto il giro. Ho fatto tutto il giro di punti bassi. Adesso andiamo nel primo punto e facciamo un punto bassissimo su tutti i punti. Faremo dei punti bassissimi su ogni punto. Ci vediamo a fine giro. Ho fatto tutto il giro di punti bassissimi su ogni punto. Adesso tagliamo, usciamo la fettuccia dall'uncinetto, prendiamo l'ago da fettuccia ed entriamo 1 e 2, così entriamo nel primo punto, questo, così, e portiamo, chiudiamo in maniera invisibile
così e così. Perfetto, ho finito tutto il cestino. Adesso ho messo sul lago da fettuccia un bel po' di filo di fettuccia dorata e su questi due punti rossi di punti bassi andremo a fare un disegno. Quindi entriamo da dentro il cestino, così usciamo al centro dei due punti sempre e tiriamo fuori il filo in questo modo e lasciamo un po' di eccesso in questo modo. Adesso teniamo il filo in questo modo così e saltiamo due punti, e andiamo giù così al centro sempre dei due punti e tiriamo fuori piano piano. In questo modo così. Adesso ne saltiamo uno, questo, ed entriamo qui al centro sempre dei due punti, perché per ora stiamo facendo l'andata, dobbiamo fare il punto X, poi dobbiamo fare il ritorno per venire la X, quindi lo teniamo in questo modo così, cerchiamo di aggiustarlo e ne saltiamo sempre due di base e andiamo qui e usciamo. Ecco qui che si è ingarbugliato. Ok, questo lavoro si fa piano piano perché ci vuole il tempo. Teniamolo così e tiriamo. Ok, ne saltiamo uno ed entriamo qui e tiriamo fuori. Ok, adesso ne saltiamo due, vedete, qui e andiamo qui e faremo tutto il giro così momentaneamente. Ok, vedete, poi il ritorno sarà così, quindi verrà una X. Facciamo per ora questo, l'andata, che è così, ne saltiamo uno, vedete che qui ce n'è uno, sono veramente due, ma è coperto dalla fettuccia, quindi facciamo in modo che rimanga sempre questo, così non vi confondete. Ok. Perfetto, andiamo, saltiamo due e andiamo qui. Ok, mettiamo la fettuccia in modo che venga piatta. Perfetto, facciamo tutto il giro. Ho fatto tutto il giro, vedete? Adesso ho l'ultimo punto che è qui, entriamo, ok, mettiamo il filo qui e abbiamo finito il primo giro.
Ok, adesso cosa facciamo? Andiamo qui, entriamo e tiriamo fuori. Ok, adesso incrociamo ed entriamo qui e tiriamo fuori. Ok, adesso andiamo qui, adesso è più facile, andiamo qui, ok, grazie, ci diamo un'aggiustatina, ok, e facciamo tutto il giro. Ho fatto tutto il giro, mi manca l'ultimo, quindi andiamo qui sopra, tiriamo fuori la fettuccia così e chiudiamo qui. Ok, abbiamo finito. Adesso andiamo a chiudere e a nascondere dietro gli eccessi. Eccoci alla fine del nostro progetto cestino natalizio, utile per mettere un panettone piccolino o portapane o portacaramelle per addobbare la nostra tavola natalizia. Spero che il video tutorial vi sia piaciuto e sia stato facile da realizzare. Iscrivetevi, ditemi nei commenti se il progetto vi è piaciuto, azionate la campanella delle notifiche per i prossimi video tutorial. Vi abbraccio, un bacio da Anna, il busino di Anna. Ciao ciao!